tempo di salto, cioè capire quando staccare. A parte quello, la cosa fondamentale nel lungo è non perdere velocità. Ok. Cioè comunque, anche se la tua velocità non è tanto elevata, l'importante è non perderla. Ovviamente più sei veloce più salti lungo. Quello è lo scopo, è chiaro. Bentornati nel salotto di AS Roma Podcast, uno spazio per fare chiacchiere tra romanisti. Oggi ne abbiamo qui uno che ha portato il romanismo sul palco più prestigioso che si possa immaginare per uno sportivo sul podio olimpico. Benvenuto a Trigoria, Mattia Furlani. Buon pomeriggio, ringrazio tutti quanti, appunto anche per la presenza di essere qui. Oggi è una bellissima giornata a Trigoria e non vedo l'ora appunto di chiacchierare della mia squadra e comunque di come è andata quest'anno. Grazie a te per essere qui e a questo punto ti chiedo subito che effetto ti ha fatto questa passeggiata. Prima volta a Trigoria? Proprio primissima volta, anche perché comunque non mi era mai capitato comunque di entrare dentro Trigoria, è un'emozione veramente infinita. È stato una giornata bellissima perché non abbiamo visto appunto solo quello che sono i campi di Trigoria, abbiamo visto il museo, l'archivio dove sono tutte le maglie, ma non solo, addirittura c'è stato qualche colpo di scena. Esatto, qualche colpo di scena con appunto la maglia di Pelé di quando giocavano l'amichevole qui a Roma e appunto del primissimo campionato europeo che fecero a Roma, che poi ne fecero due di atletica ovviamente, sì, esatto, sì. 78 poi nel 2024 in cui ho partecipato io. Ed è stata un'emozione unica con tutti i reperti storici incredibili. Sì, è l'archivio storico della Roma è veramente pieno di sorprese. Pienissimo. Infatti un'emozione bellissima. Bello. E poi ti sei fatto pure un giro. Hai conosciuto qualche ragazzo, diciamo, che bazzica da queste parti? Io ho conosciuto pure qualche ragazzo che ovviamente titolari della Roma, bellissimo, ho conosciuto Mancini, che appunto aveva visto ora la mia gara e dichiarato. T'ha proprio detto che hanno fatto il tifo per te. Esatto, che è stato bellissimo per me. Abbiamo visto Tommaso Baldanzi che per il Festival di Trento mi aveva fatto il video di saluti e mi ha regalato la sua maglia, infatti l'ho ringraziato anche oggi per tutto quanto. E Dopfic, comunque tantissimi atleti che poi dopo rincontrerò, spero, anche per vedere un loro allenamento. La media è persone spesse, grosse, tozzissime, probabilmente grossi e tozzi, solidi. Può essere che se mi sdoppio faccio un giocatore da Roma. Senti, tu sei un botto della Roma, io ho capito questa cosa, io già t'avevo visto allo stadio un po'. E com'è successo? Famiglia, amici? Beh, no, la Roma, il romanismo, esatto. qual è stata la linea di passaggio? Ma da nonno e papà soprattutto. Cioè, diciamo che come la maggior parte dei tifosi romanisti, aggiungerei dire, Eccoti. Non lo so, ma credo di sì, è radicato appunto grazie alla mia famiglia, è culturale, familiare. E poi io da cittadino anche romano, attualmente ex, però da cittadino romano, e amo Roma, sono romanista proprio perché amo la mia città e quello che c'è intorno, non potevo non tifare quello che è la mia squadra, che è appunto la Roma, che appunto è stato proprio di passaggio a livello culturale e non potevo tifare altre squadre, ma anche se fosse è più un tifo legato proprio personale a quello che è la mia città che poi quello di squadra, anche perché in sé il calcio non è che sono ma come molti tifosi ovviamente non è che sono appassionatissimo del calcio, però amo la mia squadra, cioè amo vedere la mia squadra vincere e vedere appunto vincere la Roma. Tra le partite che hai visto all'Olimpico, quella che, diciamo, il tipo di emozione che vorresti rivivere? Ce ne sono state tantissime. Forse proprio perché ho goduto, ed secondo me è stata una delle partite con le coreografie più belle, proprio Roma-Lazio di quest'anno, con le maglie poi dedicate apposta è stata molto bella perché le coreografie c'è da dare anche un po' di cappello a Lazio, erano belle tutte e due. Vero? Però quella della Roma era la prima con Agostino che tirava, la seconda con proprio tutto lo scudetto. Sì, c'era sia in tribuna che in curva. Era qualcosa di bellissimo secondo questo me. Giorno qua Era questo giorno qua. Eccoci. Era proprio questo giorno. E 1-0 poi
tutti retroscena che ti Vabbè. sentivi male proprio, se eri allo stadio ti sentivi male veramente. Senti, c'ho un giochino. Calciatori della Roma, rosa attuale, ma se vuoi anche degli anni passati, da collocare nelle discipline dell'atletica. Ok, mi sembra figo. Iniziamo dalla prova più popolare, da quella più dalla velocità, dai 100 metri. Ok. Chi ci metti nei 100 metri? 100 metri. Io un nome che mi viene molto facile, diciamo, andando a pescare qualche ma anno. io posso scegliere chiunque? Dai, sì, se vuoi anche te la faccio aperta, anche negli anni passati, non per forza rosa attuale. Poi se c'è qualcuno dei giocatori di adesso, va bene, se no... Gervinho. Dai, non potevo nominare l'altro Cristiano. Il fulmine, la freccia nera non potevo non nominare. Secondo te lui che tempo ti può piazzare nei 100? Tempo non saprei, perché ci sono in ballo un sacco di cose. Poi non me lo ricordo manco bene come corre. Dovrei rivederlo bene. Me lo ricordo solo che era molto veloce. Però Sulla ricordo tecnica non ti saprei era molto dire. veloce. Però magari aveva potenzialità da 10-2, 10-1. Magari pure sotto i 10. Però ovviamente se ci si Da allenava. allenare. Esatto, da dedizione. Va bene. E passiamo, insomma, saliamo un po', andiamo sui 1500. Quindi 1500. tutto un altro discorso, no? Quindi uno con due polmoni grossi. Esatto. Un corridore, uno di resistenza. Ho visto recentemente un video di Pisilli, quello non so se hai visto col Monza, che teneva non ha mai mollato fino alla fine con due polmoni che sembravano. Bella chiamata questa. Ma ti metto così ne metto pure uno attuale che è Pisilli, forse, che Sì. attualmente lo vedo che non molla Non mai si in ferma campo. mai. Non si ferma mai. Si ferma mai. Quindi forse Nei 1500 Pisilli ce lo giochiamo. lo piazziamo. Va bene. Getto del peso. Qua serve un'altra struttura. Cioè Serve una qualità. struttura bella, imponente. Quindi io metterei un difensore e un portiere. Il portiere comunque è molto Ci sta. di braccia. Beh, certo, dici, certo. per forza ci deve avere il Per esempio, sopra il allenato. lancio che fa Svilar con la palla rimessa con le mani. Io Svilar me lo prendo, Svilar cioè, può non te lo essere- contesto. Sì, ma non mi dispiace anche Svilar. Forse è quello più adatto al contesto. Forse è Svilar, dai. Ok, vuoi fare pure un giavellotto? Ci vogliamo... Mettiamo pure doppio, però fare doppia giavellotto. No, mettiamo un altro. Allora facciamo Svilar giavellotto, preferisco di più. Ok, e peso? Pure un Hummels. Un Hummels, un Dovbik. Mettiamo un Hummels. Hummels? Che Beh. è veramente, che è il triplo. Grosso. Molto grosso. Oggettivamente molto grosso. Mettiamo un Dovbik, un Hummels. Maratona? Maratona. Lì serve proprio un fisico diverso, è un'altra cosa. Cioè, i maratoneti, rispetto a tutti gli sport che abbiamo detto, le discipline che abbiamo detto fino adesso, proprio fisicamente molto più asciutti, no? Maratona serve uno che sa distribuire molto l'energia Lo sforzo. in campo, perché se parti quei 10 km a stecca Poi gli fai una altri 20 figuraccia. ti saluto. Non so, Ingebrigtsen recentemente, non so se l'hai visto, è Sì, svenuto non ce in l'ha maratona, non ce l'ha fatta. Quindi è importante distribuire La bene. gestione. Nala può essere tranquillamente Nala, un terzino. pure un terzino, perché se distribuisci male arrivi con la lingua di fuori al Sì. 90°. Quindi? Angeligno pure va bene. Ma Bello. Angeligno perché serve appunto distribuire. Infatti è uno dei pochi che si cambia raramente Angeligno. Sì, ma lui... A lui gli dà tutto Va poi dritto. 90. Quindi Angeligno mi piace. Non possiamo che chiudere col salto in lungo. Chi ci mette nel salto in lungo? Salto in Che lungo qualità tosto. sei? Perché servono tante cose diverse per fare la cosa che fai tu. Il salto in lungo servono Velocità due cose. serve. La velocità devi correre tanto. Devi essere un velocista puro e allo stesso tempo ci devi avere il piede. Quindi sai, possiamo fare pure un mix di un calciatore. Però non ne vorrei prendere uno. Guarda, io pensando alla rosa attuale uno mi viene in mente, però mo non te voglio dare il suggerimento che poi sembra che te lo... Però anche proprio come corporatura, uno mi viene in mente che siete sovrapponibili anche proprio come struttura fisica un po'. Vai, dimmelo, voglio saperlo. El Shaarawy. El Shaarawy, sì, è una bella scelta perché uno veloce, rapido. Mi piace. El Shaarawy si potrebbe mettere tranquillamente pure lui. Ce lo giochiamo? Vai, metto il Shaarawy. Metto il Shaarawy perché gli altri secondo me non se lo meritano più di lui. Poi ovviamente
è un bel simbolo il Eh Shaarawy. beh. Ormai quanti anni ne so che sta a Roma? Tanti, fra la prima volta e Ma quando certo. è tornato, ormai è un grande simbolo secondo me, quindi secondo me se lo merita tutto il Shaarawy. Senti, siamo ancora per un po' nel 2024, che è stato un anno che, diciamo, è stato buono con te. No? Molto. Possiamo volergli bene Certo, a quest'anno. È un anno che un po' ti ha cambiato la vita, sono successe un sacco di cose belle per te. Mi aiuti a ripercorrerle? Abbiamo iniziato a Glasgow. La prima gara è stata appunto Stoccolma, fece 8.08, mi sembra, mi ricordo. Ed è stata proprio la primissima gara. Poi ci fu l'8.34 indoor fatto ad Ancona, campionato italiani assoluti, che è stato dove ho tolto il record italiano assoluto a Andrew indoor. C'è stata la medaglia d'argento a Glasgow 2 settimane dopo, Mondiale indoor. al mondiale indoor, che feci 8.22, che tra l'altro a pari merito con Tentoglu. Maledetto, io feci 8.22, lui fece 8.22, ma il suo secondo salto era di 2 centimetri più lungo. E quindi, vabbè, lì è partita un po' la rosicata, ma quella medaglia me la sono goduta tantissimo perché era la prima. Ci credo. Poi feci Savona, che è stato importante anche lì perché fu la prima volta che avevo battuto il record del mondo under 20, perché È ancora tuo? che è ancora mio adesso, vabbè, ovviamente Ce lo teniamo ce stretto. lo teniamo stretto. Nella seconda gara dopo quella di Savona feci Atlanta, in cui era una gara esibizione in America. Comunque un bel viaggetto. Comunque un bel viaggetto me lo sono fatto pure lì, che tra l'altro l'ho vinto pure quel meeting, mi ha fatto un sacco piacere. E dopo Atlanta feci Roma, che è stata la gara, una delle gare, la gara di spicco di quell'anno, ed era la gara che dovevo fare, cioè non era un sogno, una cosa bella, non potevo andare lì e uscire deluso, cioè era proprio l'obiettivo della mia vita, anche perché ci sono state 2 edizioni agli europei, quando ti ricapita fare l'europeo a Roma. È stata, io ero, diciamo, fra quelli che tifavano per te, devo dire che è stata una serata magica, cioè proprio lo stadio si è acceso in un modo incredibile quando saltavi te, perché eri quello di casa. Certo, a me mi ha fatto un piacere enorme, un'emozione enorme, ed è lì è stata la gara più bella della mia vita attualmente, perché poi l'Olimpico ti fa strano, cioè nel senso comunque ci vai tutte le domeniche a vedere la Roma, ci vai le domeniche, spesso ci vai comunque a vedere la Roma, e ci hai visto il Golden Gall, poi le comuni, e poi ci gareggi tu dopo un sacco di anni, e comunque non ti fa strano comunque, cioè, Primo impatto quando sei sceso in pedana? non era come me l'aspettavo, ti giuro, me l'aspettavo totalmente diverso, un impatto stranissimo, perché poi l'Olimpico vuol dire troppo per me, cioè nel senso andare lì e farci quello che faccio io tutti i giorni, quello che amo, è stato bellissimo, veramente bellissimo, lo ripeterei infinite volte, ma forse è proprio quell'unica volta che la rende ancora più bella. Beh, vediamo, magari c'è Poi tempo sì, per fare... speriamo magari poi le federazioni vogliano che... Esatto. Poi... Io devo dire, quella sera una cosa, oltre alla tua performance, alla tua, insomma, il fatto che sei diventato vice campione europeo, una cosa che mi ha fatto proprio pensare, sto ragazzo ha una cosa speciale, è stato vedere che a un certo punto tu battevi le mani per far, insomma, quella cosa che fate voi, le clap. e l'hai fatta pure per Tentoglu quando mancava il suo ultimo salto, cioè quando tu hai invitato il pubblico a incitare anche la persona che in quel momento era la cosa che si metteva fra te e vincere. certo. Però, cioè, quel momento, quella tua lealtà da collega mi è piaciuta quanto il tuo salto, cioè è stata una cosa bella da vedere. Sì, ma che poi, diciamo, nell'atletica sappiamo anche quanta dedizione ci mettiamo in quello sport, quindi c'è anche un sacco di rispetto tra noi e tra un sacco di atleti, perché comunque per arrivare lì c'è tanto lavoro, quindi cioè, farci dispetti non sarebbe nemmeno senso, quindi diciamo che andiamo lì e chi vinca il migliore, ovviamente poi siamo ognuno nel suo, però certo. andiamo lì e chi vinca il migliore. E poi è arrivato il 6 agosto. E poi il 6 agosto. Il 4 e il 6. Il 4 giusto? e il 6, sì, qualifiche e poi finale, come è giusto che sia. Un appuntamento che l'avevo preso in realtà in una maniera molto come se fosse un viaggio.
Cioè ho detto io voglio uscire da Parigi che sto sereno. Cioè non volevo avere appunto rimorsi oppure appunto che lo sentivo sempre comunque in testa ripiombare tutti gli anni che non ero andato bene a Parigi. Quindi diciamo che l'obiettivo di quella gara era uscire tranquillo. E forse è proprio quella tranquillità che mi ha fatto appunto esprimere al meglio in campo, perché comunque quando fai un'Olimpiade un atleta importante e si allena 4 anni per arrivarci e comunque lo ritiene sempre il pallino di un fine di un percorso, che comunque 4 anni di allenamento sono tanti, cioè 4 anni per preparare quella gara alla fine che è l'Olimpiade. Semifinale fai 8,01, 0-1, giusto? sì. Poi in finale la piazzi subito, primo salto 8,34. Quella cosa la controlli in qualche modo? Cioè c'è un minimo di pensiero, faccio subito la misura più lunga, o succede semplicemente? Bella domanda. Io quando salto non ci penso più, cioè penso a quello che devo fare quando lo devo fare, nel senso proprio a livello tecnico devo tenere una certa velocità, quando mettere quella velocità, quando spingere gli ultimi 6 passi, accorciarli, farli bene. Ovviamente il primo salto lo ritengo importante, perché a parte che è quello che poi ti piazza subito nella classifica, è anche quello che comunque fa scalpore e comunque anche timore agli altri avversari. Mette pressione sugli altri. Mette pressione sugli altri, ma è proprio il salto che già decide molti giochi. Comunque io spingo sin dal primo salto, a me piace mettere subito, esatto, le cose in chiaro, quindi sicuramente un po' è preparato e un po' è anche di mio, nel senso che l'ho sempre presa così. Ok. Senti, stiletti di cartone. Come? Ci hai dormito nel villaggio? Ho dormito Ok. nel villaggio. Letti di cartone? Normali, scomodi, mediamente comodi? Secondo me la cosa che secondo me doveva fare ancora più scalpore dei letti di cartone è che il materasso era in plastica. Cioè era ancora secondo me più particolare del letto in cartone in sé, perché alla fine se il materasso è comodo, cioè il materasso è comodo, un permaflex magari stai tranquillo, ma il letto era tutto appunto non comodissimo. Vabbè, si può dire, tanto ormai non c'è. Sì, esatto, si può dire. Guarda, secondo me un atleta si prepara 4 anni e se ritrova i letti in carta, in plastica, cioè te li ribalto, capito? Non è la cosa più bella del mondo sapere che scomodi, dai, diciamo di no, cioè erano dormibili. Comunque erano sicuramente dormibili per appunto riposare al meglio e stare tranquilli per quel tempo che ci serviva, ma avrei preferito appunto se ci fossero stati dei letti veri. Letti veri e che avrebbero sopportato tranquillamente quel giorno. E mensa invece del villaggio olimpico? Ho mangiato bene invece. È andata cioè, bene. A parte perché che pure lì avevo sentito polemiche, sì, fila infinita, cose crude. Io ho sempre detto che cioè, questi se la mettono, non hanno mai fatto i campionati regionali, i provinciali, non hanno mai mangiato in mensa nei veri posti che secondo me ti vengono i brividi. Alla fine poi ci devi stare un po' di giorni, cioè nel senso 6 giorni, mangi quello che c'è, nel senso fai quel sacrificio, ti mangi riso e pollo e comunque campi quei 6 giorni, quindi sicuramente col cibo c'era un po' di tutto, ma comunque non si mangiava male o comunque si poteva resistere per 6 giorni. Col passare del tempo, adesso insomma ne è passato un po', pensi più ai 2 centimetri che ti hanno separato dalla medaglia d'argento o ai 14 che hai dato al quarto posto? Cioè, come la vive uno che arriva lì, che gli manca poco, però che ha anche messo tanto, cioè che è un bronzo indiscutibile? Sì, no, a parte che poi la cosa che fa rosicare ancora di più è che il mio è il bronzo olimpico più lungo della storia. Cioè, capito? Uno fa 8,34, di solito ci si prende l'oro, sempre l'oro. Male che va l'argento. Male che va l'argento, uno ci prende il bronzo, ok, capito? Un po' dispiace, ma in realtà poi quando si arriva alle Olimpiadi è un evento particolare in cui ogni medaglia alla fine
ha lo stesso valore secondo me. Cioè la medaglia alle Olimpiadi, che sia d'oro, d'argento o bronzo, c'è differenza, ma è proprio il simbolo secondo me delle Olimpiadi, la medaglia. Cioè, la differenza grande è tornare con o senza. Esatto. Però comunque quando ero entrato in campo mi ero imposto che non volevo rimorsi. Cioè se anche avessi fatto 8 e 21 che arrivavo quarto, ero tranquillo perché avevo dato tutto quello che potevo dare. Infatti in quella gara io ho votato veramente tutto, quindi non mi dispiace. Ovviamente uno rosica, che comunque quei 2 centimetri ci stanno, però sto tranquillo perché ho dato tutto quello che potevo dare. Poi la cosa che mi ha dato ancora più sfiga è che ho fatto 8,34 e poi l'ho rifatto 8,34. È vero. Ho fatto 2 volte, quindi vabbè, alla fine si vede che quello era il tuo di quel giorno. Quel giorno dovevo fare quello, io ho dato tutto quello che potevo e sono contento così. Tu hai personale di 8,38. Sì. Ok, e la mia curiosità è in allenamento, quando non c'è il giudice che ti misura, quando non c'è la televisione, tu quanto salti? Quanto hai saltato? Mai saltato 8 metri allenamento. Ma manco 7,70, ma aspetta. Ti giuro com'è possibile? Cioè io avrei detto l'opposto, cioè che in allenamento la provi quante volte ti pare senza pressione, hai già saltato 8,5. No, mai, ma proprio perché funziona al contrario. Funziona al contrario, perché proprio il sistema nervoso non è appunto quello che ha in gara. Non ci stanno lì le stesse pressioni, le stesse sensazioni, le stesse proprio repliche. Cioè è impossibile replicare una competizione in allenamento. Incredibile. È proprio impossibile, proprio tutti gli stimoli che c'hai, tutta la roba che acquisisci in allenamento, l'adrenalina, che è quella fondamentale, non si percepisce in allenamento le stesse sensazioni che riporti. Cioè, dici che il giovedì pomeriggio a Rieti non è come, non è come il lunedì sera a Roma o il 6 agosto. Esatto. Cioè, non è replicabile. Non è replicabile, e appunto soprattutto un atleta che dà il 110% e si fa sentire tanto una cosa del genere. Quindi io in allenamento non ho mai saltato così tanto, mai. Ce l'hai un numero in testa? Una distanza che senti di poter avere nelle tue gambe, anzi in tutto il corpo, perché ho capito che si salta con tutto il corpo. Beh, diciamo che puoi anche non dirmelo, anzi, te lo voglio dire perché secondo me è giusto che sia così, perché comunque quando incominciamo un anno, io e mamma, che è la mia allenatrice, ci imponiamo dei numeri, cioè nel senso, mamma arriva da me, che è quello che mi mette sicurezza, mi fa: guarda, tu vali alle 8,30 o alle 8,40 che era quest'anno, e quindi fai tu. Io te l'ho detto, tu ce li hai e tu ce li hai, poi quello che devi fare lo devi fare tu, io ti ci ho portato, tu lo devi fare. Eccola mamma, infatti vedi che l'abbiamo riportata qui. E poi dopo quello, quest'anno ovviamente ci saranno nuove tappe che sicuramente vogliamo affrontare, che sarà anche di risultati secondo me, perché lo scopo, diciamo, è sempre mettere mattoni, stabilirsi, metterne altri, stabilirsi, e quest'anno mi sono stabilito bene, direi di sì, e quest'anno bisogna rialzare un po' il mattone secondo me, quindi sicuramente l'obiettivo sarà quest'anno cercare un personale nuovo, molto più lungo, e diciamo che poi in un obiettivo a lungo termine a me 8,96 non sembra così lontano alla fine. Abbiamo visto, non è un risultato sicuramente impossibile, è possibile, lo valgo, quello lo sappiamo, però ovviamente da dirlo e farlo c'è veramente un mondo intero. A me mi fa impazzire questa cosa che tu sai di averlo e ci credo che lo sai, pure se in allenamento non l'hai mai fatto. quello sì, è vero. È fantastico, no, ma è la consapevolezza di un atleta. Sì, no, quello secondo me è una roba che comunque poi quando ti alleni per tanto tempo e non vedi i risultati è pesante. Cioè ci sono stati periodi in cui lo sentivo che comunque non stavo bene, ma perché ti alleni, vedi 7,40, vedi numeri bassissimi, dici che chissà se in gara mando vado, cioè mi presento pure in pedana, e invece poi mi presento in pedana e poi e succede tutt'altro di quello che mi immaginavo, quindi è importante che, e soprattutto mamma è molto brava, anche se sono una testa calda, io
è molto brava a gestire quella situazione. Il momento di tempesta. No, perché se becchi, sì, esatto, se mi becchi che mi gira male, impazzisco. E altra curiosità che mi devo togliere prima di liberarti e di salutarti, tu sei tecnicamente poliziotto. Sì, Ok. assolutamente. Cioè tu mi puoi chiedere i documenti? No, vabbè, fino a No, qui... tecnicamente, vabbè. non dico che vuoi farlo, dico... Cioè, mi puoi dire ti devo identificare? Beh, snip, Vabbè. cioè nel senso non lo faccio, non lo farei mai. Vabbè. Non si può fare. Però comunque se vedo una situazione che non è giusta, Te lo ricordi uno che sei interviene. poliziotto. Esatto, uno interviene, quindi sicuramente poi bisogna comunque avere la testa sulle spalle perché comunque è un nome importante ed è un supporto importantissimo. Ringrazio anche infatti per il percorso che mi stanno aiutando e sono cioè comunque ti devi ricordare sempre che hai una maglia con quel nome Che rappresenti anche che quella rappresenta- cosa là. certo, cioè quindi molte cose eviti anche di andare in determinati posti, di stare con determinate persone perché se sai che c'hai quella maglia devi essere comunque, devi rispettarla e onorarla. Senti, c'ho un'ultima domanda nata da una conversazione che abbiamo fatto qua l'altro giorno mentre preparavamo il set. E mio collega sostiene che nel salto in lungo io salterei non più di 3 metri. Allora adesso ho bisogno che tu mi aiuti, mi dia coraggio. Secondo te a 4 metri ci arrivo? No, impossibile. Dopo ti faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Quando ci mettiamo, dopo che ci mettiamo. Cioè tu dici non arrivo manco a 3. Ti faccio vedere quanto è 8,38 m. No, io ce l'ho presente. Mi sembra impossibile che voi lo saltiate. È tantissimo. Vabbè. 4 metri sono tanti. Però stacco libero. Sacco libero, non mi mette... dai. Ma sì, dai, massimo 3,80, 3,90. Io- 4 metri. Io pure 3,5 firmo. 3,5 me lo prendo. Ma forse non al primo salto. No, allenandosi, provandoci per un po'. Per un po'. 4 Non dico metri, no, se ma lo sì. faccio adesso faccio 1,5 m e mi stiro. No, 4 metri, dai, tranquillo. Non dico, una persona normale, mo togli io. Una Tranquillo. persona normale Ma- nella media, se s'allena. Ma pure giovane, Sì, 5,50 ci arrivo. ok, quindi mi hai già tolto dai giovani. No, vabbè, nel senso io intendo tra i... Tra i 20 e i 30, diciamo. No, tra i 20 e i 25. Ah, quindi 30 è già Vabbè, vecchio. dico... Mortacci. No, aspetta. Me lo cacciate No, via. Intendo proprio a livello atletico. Cioè, nel senso, Lo so, tra atleti... Lo so che è finita. Io ormai ogni partita di calciotto che gioco dico, speriamo che non mi faccio male. Ah, giochi pure a calciotto e allora, Certo. 4 metri t'arriva tranquillo. 4 metri. Ma Vabbè, sì. mo glielo diciamo Tranquillo. al collega che Pure dubitava. di più, molto di più pure. Dai. Vabbè, poi vediamo, non so se è vera sta cosa, però me la Poi prendo. la organizziamo. Me l'ha detto una medaglia olimpica, io me la prendo, ormai non è discutibile. Senti, prima di andare via devi fare una cosa. Vai. Non è un autografo, nonostante Oh, tu no. possa pensare. Oh, Devi rifare quello, Oh no. il lupetto di Gratton. Questa è tosta. Lo so. Mi devo concentrare. Concentrati, io ti lascio tutto il tempo, poi quando al montaggio ci metteremo una musica ansiogena qua, una cosa del tempo che passa. Però cioè, è stato tutto bello, tutto comodo. Oggi non è che te potevo fare andare via senza certo. una piccola fatica. Comunque, ti lascio concentrare. No, non sto messo bene già. Sì, vabbè, mo cominciare però, Cioè, mo le scuse. Ogni tanto devo pure io le scuse. Capito? Cioè, non voglio vedere se a Parigi dicevi no, però la pedana non sta messa bene. Hai ragione. Mo, contati le punte, perché l'errore che si fa è che uno di solito fa più punte del dovuto. Vedi quante sono, quelle piccole, quelle grandi. E poi c'è la connection con l'orecchio che è un po'... È tosta. In realtà pure l'ultima... Lo so. Quella non è facile. Quella, Quella sul collo. Quella non è per niente facile. Sì. Vediamo un po'. Vabbè. Te posso Guarda, dire... secondo me l'ho fatto troppo magro. Allora, la collo. cosa buona, il risultato che porti a casa è che si capisce che è un lupetto. Ok, quello si fatto capisce. male, Quello si però uno dice, ah vabbè, quello è il lupetto. Lupetto da Roma fatto male. Non mi dispiace il sotto è il problema, perché sennò dovevo farlo un po' più ciccione, sennò... Vabbè, mo mettimi un autografo così questo ce lo Vai, conserviamo. vai, almeno Questo. Però mi è piaciuto. Quello lo sai fare. Quello è più facile. Pennarello ci sta a lasciare. Vabbè, però l'importante è che c'entra. Mattia, grazie. Grazie a voi, davvero. Grazie di essere Una stato bellissima qua. chiacchierata. E ci vediamo allo stadio. Ci vediamo prestissimo. Grazie. Dai.
Grazie di tutto. Ciao ragazzi.